Cosa succede se smetti di essere qualcuno? L'autenticità, si dice, comincia dal vuoto. Io sono Damiano e ti do il benvenuto in questa nuova puntata del Guado. Pensare dove non si tocca. Lasciare andare l'ego, lasciare andare la propria persona, che in effetti significa maschera. Questo è uno degli insegnamenti tipici della meditazione, ma è così anche che comincia la danza. Diciamo infatti che la danza autentica comincia dallo zero e proprio per questo studiamo all'infinito per ore e ore la cosiddetta camminata zero. È una forma di meditazione, se vogliamo, è l'unico modo per poter cominciare una danza perché sia autentica. Che cosa resta quando smetti di danzare? Immaginati entrare in uno spazio vuoto, in un grande lago nero. Stai camminando, slittando con i tuoi piedi su questo grande lago e lasci cadere il tuo volto, lasci cadere i tuoi ricordi, dimentichi il tuo nome, le tue giornate, dimentichi ciò che potresti desiderare, tutto il volere. Lasci che tutto sprofondi nelle grandi acque nere di questo lago. Ecco che in questo modo il danzatore Buddha ti invita a entrare nel vuoto, nello zero. E si dice che solamente dallo zero la danza autentica può nascere. Spesso sentiamo parlare di danza come di un modo per esprimere se stessi, per trovare il vero sé, per arrivare all'espressività delle espressioni e dei nostri sentimenti. Al Buddha non gliene frega niente, come al sole del resto. Che cosa resta allora quando smetti di danzare? Ecco, noi crediamo che in quel momento ci sia la danza autentica. Non è più una questione di danzare qualcosa, di esprimere qualcosa, ma è il danzatore che viene danzato dalla danza. Sarà proprio la danza a danzare. Potremmo essere portati a pensare che questo lasciare andare l'ego sia qualcosa di tipicamente orientale, e certamente lo è, anche quando parliamo di andare nel vuoto, di apprendere dal silenzio, dallo zero. Ovviamente ci stiamo affacciando sul mondo orientale, ma questi non sono temi che sono avulsi dalla nostra tradizione. Anzi, possiamo pensare per esempio alla grande scuola stoica o alla scuola epicurea, che appunto insegnavano l'ataraxia, l'apatia, il lasciare andare le passioni. La stessa filosofia greca classica ci insegna che la prima forma di libertà è liberarci dalla schiavitù delle passioni. Sono i filosofi come Socrate e Platone a metterci in guardia da quelli che vengono considerati i sofisti, cioè quelle voci che stimolano i nostri desideri, quelle voci che sono in grado di ammaliarci, di sedurci, di imprigionarci in un qualche modo in mondi dorati, come oggi potrebbero essere quelli dipinti dal marketing e dai mercati globali, che ci danno un'idea patinata di felicità. Ci promettono la libertà, ci promettono la felicità. Rispetto allora a queste sirene, rispetto ai sofisti che ci promettono un certo tipo di libertà e che puntano sulle nostre passioni,
fanno leva su ciò che ci piace e ci fanno piacere delle cose come se fossero autentiche. Ecco, rispetto a questo, i filosofi come Socrate e come anche i saggi dell'Oriente ci invitano a guardare le apparenze delle cose e a valutarle in quanto apparenze per scostarne il velo e rivolgersi verso la verità, verso l'autenticità. L'insegnamento del vuoto va in questa direzione. Entrare nel vuoto significa entrare in un mondo dove tutte le sirene, tutti i canti delle sirene si affievoliscono, sprofondano, dicevamo, nelle grandi acque scure di un grande lago sotto ai nostri piedi. Per essere autentici bisogna cominciare allora abbandonando il nostro ego. E non sembra una contraddizione. Che cosa rimane se togliamo tutto di noi? Ecco, persona è un termine veramente interessante. Come dicevamo, persona in latino significa maschera ed è una bellissima metafora del fatto che noi ogni giorno indossiamo tantissime maschere. Magari quando siamo a casa possiamo sentirci figli oppure possiamo sentirci genitori, ma quando siamo al lavoro siamo il ruolo che abbiamo all'interno di quell'impresa, che sia nostra o che sia di un datore di lavoro. Quando siamo a fare sport siamo di nuovo qualcos'altro, possiamo essere un amico, un'amica, possiamo essere dei compagni di viaggio per qualche giorno, possiamo essere delle persone che in qualche modo intralciano il traffico in un certo momento e quindi possiamo anche dare fastidio. In tutti questi aspetti, in tutti questi fotogrammi delle nostre vite, noi siamo costantemente qualcosa, una persona, ma nessuna probabilmente di queste fotografie comprendono la nostra totalità. E probabilmente neanche quando ci rivolgiamo solamente dentro di noi possiamo cogliere un'essenza univoca. Cambiamo nel corso degli anni, cambiamo rispetto a come impatta la vita su di noi. Per esempio, durante un lutto è molto probabile che non saremo più la stessa persona di prima e anche quel cambiamento sarà soggetto a delle novità in futuro. Ecco quindi che la riflessione sul vuoto ci invita ogni tanto a prendere le distanze da tutto, lasciare andare tutte le nostre maschere. Cosa succede se smetti di essere qualcuno? Ecco, la risposta è che probabilmente quando smetti di essere qualcuno, forse cominci a essere veramente te stesso. Questo ovviamente è un esercizio, è tipicamente uno degli esercizi spirituali che ritroviamo nelle culture orientali, ma anche nella nostra cultura mediterranea, anche nella filosofia greca. Lasciare andare tutto. Toglierci il nostro nome, i nostri ruoli sociali, imparare a dimenticare quali sono i nostri stessi desideri. Si possono seguire anche degli esercizi pratici come la meditazione, stare in silenzio, chiudere gli occhi, ascoltare. Oppure si possono seguire delle diete, si possono togliere degli alimenti. Non a caso molte spiritualità consigliano di provare dei periodi di vegetarianesimo. E questo è un altro modo per togliere, per lasciare andare delle cose. E l'aspetto più interessante è sicuramente entrare nel silenzio. Il silenzio è una delle pratiche più potenti che possiamo utilizzare per sentire nel nostro corpo, con il nostro corpo e con tutto di noi, il vuoto.
Un altro modo per sentire il vuoto è quello di rallentare fino a quasi a fermarsi, oppure facendo dei gesti veramente, veramente molto lenti. Questo ci aiuta a sentire in modo diverso le cose e ci aiuta a lasciare andare noi stessi. Quello che scopriamo rallentando è qualcosa di particolarmente interessante, perché ci può spingere, riprendendo quello che dicevamo nella scorsa puntata, dentro di noi, nelle più profonde profondità di noi, oppure ci può sospingere fuori e concentrarci su quello che sta attorno a noi, oppure ancora può finire oltre, ricongiungendoci con i nostri più arcaici antenati, oppure con le future generazioni. E forse è proprio quando smettiamo di cercare, quando smettiamo di rincorrere qualcosa, quando iniziamo a non volere, che qualcosa sopraggiunge di particolarmente interessante. È proprio questa cosa che può sopraggiungere che io definirei autentica. La domanda allora è: quando attraversi il vuoto, quando il vuoto ti abita, dove sei? Dentro? Fuori? O oltre? Grazie per aver condiviso questo momento con me. Spero che questa puntata ti colga in un momento di ispirazione. Ti ricordo che puoi sostenere il mio canale iscrivendoti, attivando le notifiche e lasciando un mi piace su questo video. Inoltre, se vuoi approfondire qualcosa, puoi lasciarmi un commento e sarò felice di risponderti nelle prossime puntate. A presto!